Salve a tutti, mi chiamo Nicolas e vivo qui a Coccole, in comune di Fabriano in Italia, e siamo qui sotto un olivo e siamo qui, vedete dietro il festival, Pranic Festival 2016, vedete anche due yurte, una delle quali io ci abito e l'altra per gli ospiti. E ecco, io abito qua diciamo, in quella yurta da 4 anni. Questo luogo è il luogo della parte di mia madre, che è italiana, ed è il luogo di famiglia in pratica. E quindi io sono nato e cresciuto a Parigi, ma venivo sempre qui ogni estate, quindi conosco molto bene e mi sento a mio agio, come veramente se fosse casa mia, e come lo è anche Parigi comunque, e tanti altri luoghi in cui ho vissuto. E diciamo che il Pranic Festival era, siccome è una realtà molto nuova, molto poco conosciuta e non è facile trovare delle informazioni comunque valide, e io mi sono detto, se io fossi un po' più giovane, un po' più interessato all'argomento, mi piacerebbe, invece di vedere sempre dei filmati su YouTube, dei libri, incontrare la gente, vivere un attimo insieme un po' di giorni, una settimana. Allora mi sono detto, ho creato questo evento per poter giustamente fare una grande famiglia e tutti quanti insieme condividere ognuno le sue realtà a vari livelli di consapevolezza e diciamo di livelli respiriani pranici. E quindi, siccome ho un po' di amici pranici, li ho invitati a venire a condividere la loro realtà, e quindi abbiamo avuto più una ventina di relatori in tutto il mondo, con la metà che sono venuti fisicamente qui in questo luogo, quindi hanno risposto tutti a una chiamata in modo volontaroso, perché io non avevo budget, niente, siamo una realtà associativa di promozione sociale, e quindi è stato veramente accolto in modalità, ognuno è venuto, ha pagato da sé il viaggio, e io ho fatto, ovviamente l'entrata costa 20 euro, quindi per poter dare il massimo di possibilità alla gente che ha delle spese di viaggio per venire, quindi è stato un bella, ecco, diciamo, per dare la possibilità a tutti quanti di stare insieme e di condividere ognuno le sue esperienze, di poter avere informazioni direttamente dalle persone che praticano l'alimentazione pranica. Non ho mai digiunato, e il digiuno è il contrario dell'alimentazione pranica. E il digiuno vai avanti sulle tue riserve, sei molto piccolo, l'universo è molto grande, e quindi alla fine vai a stancarti e alla fine vai a morire, perché le riserve del corpo umano a sé sono limitate. E invece l'alimentazione pranica ti permette di attingere all'energia universale, l'energia dell'atomo, e quindi di essere sostenuti, e quindi di andare, diciamo, in modo infinito quasi, senza l'obbligo di assumere dei cibi solidi e liquidi. E ho creato 4 livelli per spiegare il fenomeno, che sono vari livelli di manifestazione dell'alimentazione pranica. E il quarto livello è la manifestazione più alta, in cui uno non si ciba più di cibi solidi né liquidi, quindi va avanti in modo molto molto tranquillo, ed è sano, e non gli manca niente, ed è molto felice. Ce n'erano 3 presenti di livello 4 a questo festival. Poi c'è il livello 3 che si ciba ogni tanto, può essere una volta a settimana, una volta al mese, può essere ogni tanto qualcosa stuzzica, ma la maggior parte del tempo è nello stato naturale dell'essere, che sarebbe uno stato senza assumere dei cibi. Questo sono io, e eravamo una decina qui al festival a condividere la nostra realtà. Poi c'è il livello 2, in cui il livello 2 è uno che ha fatto un avvicinamento, quindi o ha fatto un cambiamento alimentare verso qualcosa di molto più leggero, oppure ha fatto un processo che per avvicinarsi a questo tipo di alimentazione. E sono varie tipologie di processi, e l'idea di essere solo all'acqua e a prana. E poi c'è il livello 1, che è il livello 1 base, che sa che è possibile, però non ha mai intrapreso niente per avvicinarsi, quindi continua a alimentarsi come secondo la società, e ecco, 2 o 3 volte al giorno, come sappiamo è il mondo di ora. Poi il livello 0 non sa che è possibile, questo, una grande parte del mondo è ancora in questa dimensione in cui
non sa che c'è la possibilità per l'essere umano di attingere a questo tipo di alimentazione, che è un'alimentazione molto particolare, perché non si sa ancora bene come funziona e lo stiamo scoprendo tutti quanti insieme. E, ecco, l'effetto sui sentimenti, l'effetto sul corpo stesso è molto semplice. L'ingestione di cibi, liquidi, qualsiasi cosa abbassa la vibrazione naturale dell'atomo, perché il nostro corpo è fatto di atomi. Abbassando il livello di vibrazione del corpo sentiamo il nostro corpo più pesante, lo sentiamo molto più pesante, quindi ogni emozione può diventare qualcosa di più vissuto, sia nel positivo sia nel negativo. Nel negativo chiamo le emozioni che, ecco, tristezza, ira, rabbia, melancolia, le emozioni un po' così. Le emozioni positive sono quelle di gioia, estasi, piacere, goduria, quelle sono quelle positive, ma sia nell'uno né nell'altro estremi sono comunque sproporzionato a quello che siamo noi realmente in uno stato naturale dell'essere, che sarebbe lo stato pranico. Quando uno attinge a questo stato pranico è molto più equilibrato e non c'è tanta variazione, perché non assume più cibi e quindi risente le emozioni che arrivano a secondo della situazione. Può essere un cielo bellissimo, una notizia, un incontro, ma non si attacca, non lo risente nello stesso modo nel suo corpo, quindi è molto più meno attaccato a tutte le emozioni che possono arrivano, vengono su di lui, le sente e poi lo lasciano, non rimangono. E quindi è veramente io mi sento molto meglio in questo modo, perché ho ovviamente mangiato per 40 anni, adesso ne ho 45 e quindi adesso sto sperimentando pienamente quest'altra tipologia di alimentazione pranica e sono molto più felice, sono molto più pronto ad aiutare, molto più meno con me stesso a pensare a ciò che ho fatto, a ciò che farò, e sono molto più nel qui ed ora a vivere ogni attimo che si presenta a me. Quindi io lo chiamo, questo è il sentimento, che sarebbe qualcosa di equanime, qualcosa di molto più equilibrato, che non si va troppo né su né giù, ma si va in una specie di sensazione di felicità perenne. E secondo me la depressione è un effetto, è l'effetto di una causa, e la causa spesso è legata a un'errata funzione dell'essere che siamo. Quindi stiamo facendo qualcosa di errato, un po' come la malattia, come un bicchiere che si riempie. Quando il bicchiere è pieno non se ne può più e lì si entra in depressione, perché stiamo agendo in un modo errato per il nostro essere. E dal dentro il nostro inconscio innesca questa meccanica di depressione, che bisogna fare questo percorso per poter attingere all'ascensione dopo. Quindi la depressione è qualcosa, un attimo, una depressione, qualcosa che scende, ma per dopo comunque risalire. Quindi bisogna accompagnare chi subisce quella depressione in modo molto vicino, molto amorevole, con compassione, in tale modo che a secondo il suo tempo, perché ognuno è diverso e a secondo della depressione ognuno se la vive in modo diverso, farà la sua di nuovo ascensione. Quindi è un modo per equilibrare l'essere, perché noi siamo molto di più che la mente, siamo qualcosa che ancora dobbiamo scoprire bene. Siamo questa parte, quando attingiamo alla sensazione di amore, per esempio, la mente mentale riconosce che noi siamo innamorati, però chi è che si innamora? Come facciamo a spiegare le emozioni, le intuizioni che abbiamo, le premonizioni? Quindi sono tantissime varie faccette di quello che siamo realmente nell'essere. Che cosa e chi entra in depressione realmente? L'identità, chi siamo noi realmente. E quindi è molto interessante l'alimentazione pranica, perché aiuta molto ad avere una chiara mente per quanto noi siamo molto di più che la nostra mente. Abbiamo dei neuroni nel cuore, abbiamo dei neuroni negli intestini, abbiamo dei neuroni qui. E c'è una specie anche di intelligenza della vita con cui bisogna avere a che fare. L'intelligenza dell'atomo stesso, che è tutto intorno a noi e noi ne facciamo parte. Sono stato sempre la chiamata di condividere quello che faccio, sia in
tutti i modi, quindi lo condivido semplicemente perché sono nato in questo corpo, in questo mondo per fare questo, per condividere ciò che io sono, quindi in questo periodo della mia vita finalmente respiro un'aria diversa e tante cose diverse sono cambiate in me e io continuo a essere quello che sono, condivido ciò che faccio e sembra che risuona con molto più gente adesso e porto qualcosa che posso chiamare come una specie di felicità o gioia in me e la condivido intorno a me. E quindi interessa molto perché come mai dall'alimentazione si arriva a questa gioia e felicità ed è molto interessante questo, quindi potrebbe essere una soluzione per noi esseri umani, in tale modo da risolvere dei problemi. Quindi il mio indole è questo, condividere ciò che io sono. Questo penso che sia l'intento di ogni essere vivente dell'universo. Ma io non vedo, non mi sento di vivere qua, ma mi sento anche di vivere insieme al tutto. Quindi non mi sento più limitato al mio piccolo essere, nel mio piccolo posto. Mi sento di essere al centro dell'universo e mi sento di spargere con chi mi circonda o ciò che mi circonda, che sia cristallo o fango, per me è la stessa cosa. Non riguardo più, non giudico più nello stesso modo, non ho più lo stesso sguardo, anche se sono sempre io con lo stesso corpo e qualcosa è cambiato, qualcosa è molto cambiato nell'atteggiamento e come io percepisco ogni cosa. E io amo qui, amo il mondo, amo me, amo tutti e rifarei questo più volte. Nella mia mente è cambiato il perché avere dei rapporti, il perché fare sesso, il perché il carnale. Io adesso, essendo molto più in pace, non avendo più questa energia che prendo da fuori e porto da dentro, quindi non essendo più predatore, sono in pace, il mio corpo è in pace, quindi non ho più bisogni anche di questo, perché la meccanica del mangiare innesca tutta un'altra meccanica che è dietro, la meccanica del possesso e del predatore. Io adesso mi sento in pace anche quando prima non lo ero ed è molto interessante di vedersi sperimentare nuove situazioni in cui io sono molto tranquillo, cioè non ho neanche più, diciamo, voglie. Solo quando decido io, quando la situazione si presta veramente e quindi c'è molto più controllo per ogni cosa e mi è entrato anche dei pensieri che comunque l'atto di riproduzione deve essere un atto che comunque è molto importante, forse la cosa più importante tra l'uomo e una donna, è qualcosa di molto sacro e penso che ci sia di tutta la gamma di visione, proprio hanno visto così tanta gente che penso che tra chi mi ama e chi mi odia c'è tutta, tra il nero e il grigio e il bianco c'è tutte le possibilità di grigio, quindi accetto tutto ciò e lo capisco e va bene così, no? Chi mi prende per un folle, chi mi prende per un santo, ma io sono semplicemente un fratello, un amico. Io sono di livello 3, quindi il livello 4 sta lì da qualche parte, non so se ci arriverò mai, non so se ci voglio arrivare, io adesso vivo ogni giorno a secondo il suo giorno, non mi progetto, quello che so che l'energia con cui ho a che fare che mi arriva, perché ovviamente dormo poco, ho tantissima energia, tantissime idee e quindi mi do da fare, organizzo un festival pranico, organizzo anche altre cose, mi sento nella condivisione e questo mi dà altre idee, mi vengono delle idee, quindi ho anche delle percezioni, penso che comunque stiamo entrando in una nuova era, l'essere umano forzato dalla situazione un po' critica nel mondo e grazie anche all'amore di tutti gli esseri umani che creano anche delle tecnologie nuove. Penso a internet per esempio che fa delle meraviglie perché mette tutti quanti in contatto, quindi possiamo condividere tutti quanti ciò che stiamo facendo su questo pianeta e vediamo che bisogna che risolviamo delle situazioni abbastanza in fretta perché ci stiamo ammalando tutti quanti e quello che fa un fratello o la sorella dall'altra parte del mondo adesso lo risentiamo, tutti lo risentono, quindi bisogna cambiare e quindi ecco io
mi metto lì a fare quello che posso e penso che invito tutti quanti a fare ciò che possono per quanto possono. Il prana è una meccanica, il prana è semplicemente una parola che viene dal sanscrito che significa energia. L'energia è ovunque. Il Chi, che è la parola del prana per i cinesi, c'è ovunque, quindi stiamo parlando di qualcosa che è sempre stato, fa parte di noi siamo energia. Einstein ci spiega che è tutto un campo di energia, vari campi, io lo chiamo il campo quantico unificato, multidimensionale. La fisica quantistica lo sta sperimentando e tutti i nostri scienziati stanno scoprendo nuove forme di energie e quindi semplicemente non è una filosofia, è veramente bisogna che ci mettiamo lì a tavolino a studiare tutti questi fenomeni, tutte queste possibilità per la nostra civiltà, che ci evita di consumare le montagne, i fiumi, le foreste e alla fine noi stessi, perché siamo anche pronti a fare la guerra tra di noi e questo non è una bella cosa. E l'alimentazione pranica è una via della pace, una via della beatitudine. Io lo chiamo l'autostrada della beatitudine. Per quale motivo? Semplicemente perché non c'è più bisogno di prendere al di fuori ciò che abbiamo già dentro. Quindi abbiamo la capacità di risvegliare il nostro codice genetico. Io non sono uno scienziato né un medico, però lo chiamo così. Abbiamo delle capacità che sappiamo che usiamo solo 10-15% del cervello e possiamo immaginare una civiltà in cui usiamo 20, 25, 30, 40, 50 e di più, in cui possiamo direttamente lavorare sulle nostre cellule, sulla nostra DNA, che ci aiuta sempre a seconda del nostro intento. Noi abbiamo questa cosa che è diversa dal regno animale, dal regno vegetale. Lo stress è una delle malattie più potenti in questo momento anche. Come pensiamo, come mangiamo, come viviamo sono delle chiavi della nostra salute e del nostro benessere. Quindi semplicemente cambiando qualche cose piccole nella nostra vita già ci possiamo sentire tutti quanti meglio. La paura è il non sapere, la paura è un sentimento che è il contrario all'amore, l'amore accetta, la paura è non accettare, non sapere, quindi semplicemente innescare una meccanica di difesa e quindi una meccanica di violenza ed è basata sull'ignoranza e ci sono varie modalità di paure, c'è anche la paura giustamente di non poter fare un salto perché c'è un buco e lì è normale. Però il coraggio si può innescare con le intenzioni, giustamente si può entrare in una stanza buia essendo attento e provare ad accendere la luce e quindi la paura è superare la sua paura nei limiti che ci è concessi. Questo è un atto di coraggio. E il prossimo festival pranico non lo so perché siamo al quinto giorno di questo ultimo, quindi è stato un piccolo successo, la gente gli è piaciuto il posto, la natura, sono tutti contenti, hanno avuto modo di fare degli incontri bellissimi, di avere delle informazioni adeguate ed era questo l'intento. Ma l'anno prossimo sarà molto più aperto al pubblico e ho visto che la regione accoglie, la provincia accoglie, il popolo italiano accoglie questa realtà e inviterò tutti quanti, il mondo intero a venire qui e a condividere ancora più informazioni e stare insieme e vivere una settimana e perché non 2 tutti quanti nella natura scoprendo l'alimentazione pranica. Io adesso vi devo dire che sono un po' stanco perché ci ho avuto 2 mesi ultimamente abbiamo anche fatto 4 conferenze in 4 città a fine aprile, poi a maggio abbiamo guidato un gruppo di 21 giorni e poi c'era il festival. In questi 2 mesi ho mangiato 3 o 4 volte, 3 paste quindi. E sono stato in una dimensione molto mentale in cui dovevo fare delle traduzioni, guidare, organizzare, essere molto presente alla materia. Ma durante il festival non ho mangiato nulla, ho bevuto dei caffè, degli orzi, cioè quello lì che faccio di solito. Sì.